Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Quello che state per vedere è il secondo video dedicato alla preparazione di un motore Aprilia per il campionato 125 Sport Production. Dopo essere riusciti a montare il motore senza far avanzare nemmeno un pezzo, andiamo a misurare i valori salienti di questo propulsore, quindi le fasi, il rapporto di compressione e l'altezza di squish. Eccoci pronti. In dotazione con il gruppo termico abbiamo trovato tre guarnizioni di spessore differente: 0,3, 0,5 che è quella montata e 0,8 quest'altra. Io sono partito per il primo montaggio con quella media 0,5. Adesso montiamo il cilindro, misuriamo un attimo e vediamo come stiamo di squish e poi ci regoliamo, anche perché la testata, questa qui, è in incasso, c'ha un leggero incasso, mentre quella originale sta in pari, almeno quella che c'avevo io. Non so se quella originale è come quella che c'avevo io. Mettiamo un po' d'olio sul cilindro. Ecco qua. Cerchiamo di metterlo al verso giusto, che dovrebbe essere questo. Ecco qua. Vediamo un po' dove stiamo. Non lo so, dobbiamo misurare, però potremmo già stare bene. Non mettiamo il ring, non mettiamo niente, facciamo proprio una prova al volo. Ecco qua. Questa testata è veramente bellissima, ha una forma veramente come i motori da corsa. Misuriamo lo squish cercando di mettere lo stagno, visto che lo mettiamo da una sola parte, in linea con lo spinotto, in modo da evitare di avere la misura troppo falsata. Siamo a 1,2 mm più o meno, che è troppo per questo motore, perché anche qui, come il motore da corsa che abbiamo fatto per l'Endurance, a proposito, complimenti ancora ai ragazzi che sono riusciti, questa la lasciamo, tanto ci riserve, che sono riusciti a arrivare secondi. Allora, questa è quella che monteremo. Invece questa è quella originale. È una cupola emisferica che è decisamente meno capiente di quest'altra. Quindi, ipotizzando che questa sia più o meno giusta, qui a pari volume della cupola possiamo permetterci uno squish più basso. Comunque, via, togliamo il cilindro e mettiamo la guarnizione più sottile.
A posto. Prendiamo a questo punto anche l'O-ring, così facciamo il montaggio definitivo della cupoletta. La testata adesso ha il suo montaggio definitivo, è stato messo l'O-ring e procediamo nuovamente alla misurazione dello squish con la guarnizione più sottile. Quindi tagliamo il pezzetto acciaccato prima, sempre avendo cura di mettere lo stagno ortogonale. Ecco qua, un po', dice adesso, ecco qua. Adesso mi piace di più, vediamo un po' quant'è. Ecco qui, siamo a 1 millimetro esatto, quindi molto bene. Possiamo stringere definitivamente i dadi, andare a prendere la nostra livella per mettere il motore in bolla e misurare il rapporto di compressione geometrico. Allora, abbiamo montato il comparatore centesimale sul foro della candela e adesso procediamo a girare il volano per individuare il punto morto superiore. In quella posizione bloccheremo il volano e procederemo alla misurazione del volume della camera di scoppio. Eccoci qua, facciamo una misura precisa. Ecco qua. Questo è il punto morto superiore. Ok, abbiamo bloccato, togliamo lo strumento e con la nostra solita buretta graduata andiamo a misurare quanto è capiente questa camera di scoppio. Eccoci qua, buretta a 0, cioè tutta piena. Ecco qua, apriamo le danze e vediamo quanta olio riesce a contenere la camera di scoppio. Ecco qui, siamo arrivati. Allora, questa camera di scoppio contiene 10 cm3. Allora, analizziamo il rapporto di compressione di questo motore. L'alesaggio è 54 e la corsa è 54,5. La cilindrata totale è di 124,82 e la capienza della camera di scoppio è 10 cm3. Quindi se sommiamo la capienza della camera di scoppio alla cilindrata otteniamo 134,82 cm3 per un rapporto di compressione geometrico di 13,48 a 1, che per questo motore va benissimo perché è raffreddato a liquido. Prima avevo detto che avrei fatto un montaggio definitivo della testa, tuttavia non è stato possibile perché giustamente c'è anche da misurare le fasi, quindi per avere una misura esatta è bene rismontare la testa e procedere con il nostro fido spessimetro. Purtroppo il disco è rotto, quindi faremo lo 0 sul 50.
Andiamo indietro, togliamo questo che impiccia. Ecco qua. 145 più 50, 195 la luce di scarico. Insomma, una bella misura. Facciamo lo 0 sul travaso. Quindi mettiamo sempre a 50. Vediamo di girare in questo senso. Ecco qua. 83. Quindi 195, 133. Sono delle ottime fasi per ottenere parecchia potenza con questa cilindrata. Quindi per adesso non toccheremo niente, realizzeremo la marmitta, proveremo in pista e poi, se sarà necessario, faremo ulteriori aggiustamenti o con la marmitta o sul cilindro. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.